Siamo nella cattedrale di Palermo, uno dei luoghi più straordinari della civiltà europea e mediterranea, dove si incontrano le tradizioni del nord Europa, le tradizioni normanne da un lato e quelle arabe, musulmane, quelle romaniche e bizantine dall'altro. Ed è un grande piacere per me essere qui con una collega, Maria Concetta Di Natale, che è stata l'anima, diciamo così, della rinascita, della riscoperta di questi strati che si sono sovrapposti nella cattedrale e in tutta la città, nel Duomo, anche nel Duomo di Monreale. Così come con alcuni dei suoi allievi, è davvero un piacere averti qui. Non so se vuoi dire due parole così per introdurre il luogo in cui ci troviamo. Grazie, intanto ringrazio per questo gentilissimo invito e per le parole che sono state dette. Siamo in un posto magico della cattedrale di Palermo, siamo nel Diaconicon, l'antico Diaconicon normanno, una delle poche parti interne del periodo normanno che sono sopravvissute dopo un recente restauro del secolo scorso ormai, che ci ha consentito di recuperare in altezza questo spazio incredibile e che è stato isolato e soppalcato in varie parti a causa della ristrutturazione che si operò alla fine del Settecento in questa cattedrale, dove il volere fare la cupola che mancava ha procurato una grande rivoluzione interna alla cattedrale, con distruzioni operate come quella anche della tribuna gaginiana che era nella conca absidale, che proprio la conca absidale fu quella più tormentata. Ecco, perché di distruzioni appunto ce ne sono state tante, si parlava prima della distruzione dell'archivio legata al bombardamento del 1860 appunto da parte dei Borbone, per cui l'archivio della cattedrale è andato bruciato ed è tuttora molto complesso ricostruire la storia, le immagini e il passato di questo luogo, come dici tu, magico. Allora io farei una cosa, ti lascerei dialogare e capire che cosa c'è qui dentro, a partire da questi magnifici sarcofagi degli imperatori appunto normanni e soprattutto quello ovviamente di Federico II, quello di Costanza, la corona di Costanza, insomma tante meraviglie che fanno parte qui del tesoro della cattedrale. Grazie. Bisogna dire che l'anima di questo tesoro e di questa situazione attuale della cattedrale, che è aperta tutta al pubblico, aperta in questo nuovo percorso del tesoro e anche della cripta, la dobbiamo a Monsignor Filippo Sarullo. È lui l'anima di questa cattedrale, è lui che ci ha consentito di poter studiare, di poter esporre con tanta ricchezza questo tesoro in questi spazi incredibili, collegando la sagrestia dei canonici, collegando appunto il Diaconicon, la cripta e poi la protesi riscoperta, dove abbiamo raccolto tutte le opere normanne, queste opere normanne che alla fine ci si presentano sotto questa altezza incredibile nella protesi recuperata. Ecco, tutto questo percorso l'abbiamo grazie a Monsignor Sarullo, che è il nostro parroco, oltre ad essere direttore del Museo Diocesano, ma è il nostro parroco della cattedrale. Rivolgo un saluto al professor Finotti, direttore dell'Istituto di Cultura di New York, e la professoressa Maria Concetta Di Natale, curatore scientifico del tesoro di questa cattedrale di Palermo, con la quale c'è una stretta collaborazione da anni, già la professoressa con l'Arcidiocesi, ma in modo particolare con il nostro tesoro che abbiamo riallestito 2 anni fa con una esposizione di nuove opere che danno lustro a questo tesoro che non è secondo a nessuno, per l'orgoglio della professoressa che l'ha sempre curato con grande amore e professionalità che le compete e che la distingue nell'Ateneo palermitano nel suo settore.
La cattedrale è ricca e non soltanto nel tesoro, è ricca in tutti i suoi aspetti, le tombe reali e la storia che si stratifica in questa cattedrale, che io penso potranno bene narrare, anche se in pochi, in un piccolo flash, i miei allievi, ma soprattutto ormai i docenti della nostra università, Giovanni Travagliato, che insegna storia dell'arte medievale, Pierfrancesco Palazzotto, che insegna museologia, e penso che loro, che hanno studiato con me per tanti e tanti anni in tantissimi aspetti diversi questa cattedrale, potranno dare un segno delle ricchezze storiche e artistiche che essa contiene. E possiamo anche ricordare la riapertura del Museo Diocesano. Sono il direttore da 1 anno e mezzo già, e lo abbiamo riaperto a luglio scorso con il professore Palazzotto, che è vice direttore e curatore scientifico. Anche lì abbiamo esposto tantissime opere che giacevano nei depositi da decenni, che anche la professoressa conosceva bene, e la gente fruisce questo spazio ricco di arte apprezzando il patrimonio culturale che esso conserva. Parlare di arte normanna, architettura, arti suntuarie normanne, vuol dire parlare di questo romanico siciliano che è così poco noto in realtà, e credo che il professore Giovanni Travagliato possa darci la chiave di lettura di questa arte così importante per la nostra terra. Sì, appunto, parliamo ai nostri studenti di romanico siciliano piuttosto che di cultura bizantina, araba, normanna, distinte l'una dall'altra e staccata l'una dall'altra. Così come avviene a Venezia, come avviene a Padova, come avviene a Firenze, come avviene a Roma, il romanico ha un respiro locale che tiene conto della cultura, della stratificazione della cultura, che tiene conto dei materiali presenti sul luogo, che tiene conto delle maestranze impegnate e che testimoniano appunto un patrimonio di tecniche artistiche, di cultura figurativa, di cultura materiale e così via. Per cui non è strano che i normanni, appunto questi uomini del nord che arrivano dalla Normandia e ancora prima appunto dalla Scandinavia, dalle zone dell'estremo nord dell'Europa, si siano affascinate della cultura siciliana, che in quel momento era densa di questa contaminazione reciproca tra la cultura islamica, la cultura bizantina, la cultura ebraica, perché no, e tutto questo viene messo insieme tenendo conto appunto delle tecniche e dei materiali. La Cappella Palatina con il suo soffitto a mucarnas e la mucarnas che vediamo ancora esistente qui in cattedrale testimoniano questo mescolarsi di tecniche costruttive, di cultura figurativa e così via. La cattedrale di Palermo è uno di questi monumenti che da qualche anno sono compresi in un percorso tematico che è appunto il percorso arabo-normanno, ma il percorso arabo-normanno dimentica la parola bizantino, che è una cosa per noi importantissima. Bisogna quindi, nel parlare dell'arte siciliana, non dimenticarsi di tutti questi segmenti che però si sono fusi insieme e che fanno parte di una cultura mediterranea, di una cultura che contemporaneamente tocca tutte le sponde del Mediterraneo, l'Ifriqiya, l'Africa settentrionale, il mondo dell'impero bizantino che è oppresso in questo momento dall'avanzare della cultura islamica, ma in continuo dialogo con l'arte appunto del nord Europa, mitteleuropea, è proprio il romanico che vediamo nelle architetture e che si mescola un po' con le architetture di tipo cistercense, con queste basiliche latine a croce latina e così via, con invece la pianta centrale del mondo bizantino è proprio testimoniata in prima persona proprio in Sicilia. Proprio esempi come le chiese della Sicilia orientale, quelle della prima fase dell'invasione normanna, testimoniano proprio questo, a una cultura bizantina con le chiese anche ci ricordano ancora la cattolica di stilo calabra, che ci ricordano ancora chiese bizantine a pianta centrale, si invece innestano nell'area occidentale con chiese come la cattedrale di Palermo, come la cattedrale di Monreale, come la Cappella Palatina, in cui abbiamo la pianta basilicale che si innesta alla pianta
centrale, quindi proprio una mirabile sintesi di diverse culture, di diverse tradizioni architettoniche, ma anche tradizioni figurative e decorative. I mosaici sono una tecnica bizantina, ma riletti in Sicilia in chiave occidentale. Lo vediamo alla Cappella Palatina, dove c'è il ricordo dell'abbazia di Monte Cassino di Desiderio, dove c'è il ricordo distrutto, ahimè, dei mosaici della San Pietro dell'età costantiniana, che possiamo confrontare con la Sant'Angelo in Formis e gli affreschi di Sant'Angelo in Formis. Ecco, quindi una cultura occidentale che utilizza schemi antichi anche per delle funzioni politiche. Non ci dobbiamo nascondere come questi pochi cavalieri normanni abbiano la necessità di autorappresentarsi, di crearsi appunto una dipendenza quindi forte nei confronti del popolo, utilizzando questi strumenti. Il cesaropapismo bizantino faceva proprio al caso loro, ecco, il creare delle immagini di potere che fossero sacrali, che fossero già di per sé pregnanti di tutti questi significati, era importante. Così ci spieghiamo l'incoronazione di Ruggero II alla chiesa di Santa Maria dell'Ammiraglio, l'incoronazione di Guglielmo II a Monreale, e così via, tutta una serie di immagini di potere. Quindi un'arte che abbraccia tutti gli aspetti della vita quotidiana, della cultura materiale dei siciliani del tardo Medioevo, che sono anche loro erano composti, come ci dicono le fonti e come ci dice il Liber ad Honorem Augusti, no? In Sicilia c'erano i Saraceni, c'erano gli ebrei, c'erano i bizantini e c'erano anche i latini, ma erano una sparuta minoranza. Questa sparuta minoranza, con l'incoronazione di Ruggero II a re di Sicilia nel 1130, la seconda incoronazione, riesce a formare questo Regnum Sicilia, al di qua del Faro e al di là del Faro, quindi la Sicilia e l'Italia meridionale, che è un regno a cui tutti aspireranno da quel momento. Il discorso potrebbe essere molto più complesso, perché il re di Sicilia, con la apostolica legazia, è anche capo della Chiesa, una cosa unica nel mondo, ed è anche un motivo per cui tutti i più importanti monarchi d'Europa faranno a gara a essere re di Sicilia, proprio per questa unica esperienza anche di tipo giuridico, che era l'apostolica legazia. Quindi il re di Sicilia è un re, un sacerdote, un Christo mimetes, come dicono le fonti anche un po' più complesse, ed è un unicum all'interno del mondo mediterraneo, e respira da una parte col polmone occidentale, dall'altra parte con l'importantissimo polmone orientale. Tutti questi segni del potere di cui vi parlava il professore Travagliato nella cattedrale di Palermo si possono esemplificare con le tombe normanne, con le tombe reali, con la tomba sveva, con la tomba di Costanza, e adesso, dopo questi recenti restauri, anche la protesi, il diaconicon con l'esposizione della corona di Costanza materializzano ancora oggi e fanno vedere quello che doveva essere questa cattedrale normanna, e come segno anche del potere dei normanni. Ma la storia di questa cattedrale, vi dicevo, è stata segnata da questa ristrutturazione tardo-settecentesca. Però, se da un lato ha provocato danni incredibili per la cattedrale, dall'altro l'apertura delle tombe ha aperto la strada a una rinascita dell'importanza dei normanni e a una conoscenza molto più ampia. E forse di questo il professore Pierfrancesco Palazzotto, di questo mito rinato nell'Ottocento dei normanni, potrà darci qualche segnale. Sì, esattamente così. La distruzione della cattedrale normanna a partire dal 1781 su progetto di Ferdinando Fuga, ma su volontà del re Ferdinando per l'inserimento della cupola, da un lato cancellano un glorioso passato, dall'altro con l'apertura delle tombe, con quella di Federico II, di Costanza d'Aragona, rivelano una realtà che si immaginava semplicemente dalle descrizioni delle fonti precedenti, di apertura precedenti, ma è la prima volta che viene fatto un resoconto dettagliato anche con una graficizzazione che poi verrà stampata nel 1784. Il paradosso è che da un lato si spostano le tombe dal cimitero Reggio, dall'altro queste stampe, queste incisioni diffondono l'idea e l'importanza della cattedrale come sede reggia, cattedrale di Regio Patronato, quindi dipendente direttamente dal re, ed è questa la ragione per cui Ferdinando
pretende questa ristrutturazione e influenzano moltissimo la riscoperta del Regnum Siciliae, quindi la riscoperta di un legame, di una continuità che va dai Normanni fino all'Ottocento, e nell'Ottocento questo si traduce proprio negli studi sulla cultura normanna e anche sulla cultura araba, perché il regno precedente, l'Emirato degli Arabi, che aveva tanto fatto nel senso della civiltà, della civilizzazione, anche dal punto di vista ingegneristico, idraulico, lo sappiamo, ma culturale diciamo in senso ampio, viene recuperato con studi molto approfonditi, voluti anche questi e promossi proprio dalla corona dei Borboni, perché vedevano sia nei Normanni che negli Arabi la discendenza della loro corona, del loro governo e quindi la legittimità del loro regno in un momento molto particolare. Siamo dopo la Rivoluzione francese del 1789, quindi cercano diciamo di serrare le fila, soprattutto perché a partire dagli inizi dell'Ottocento il sovrano è in esilio a Palermo, quindi finalmente Palermo ha il suo re, dopo tanti secoli con la sede a Palermo. Questo in che cosa si traduce poi alla fine? Si traduce in un approfondimento culturale sempre maggiore da parte degli artisti, architetti, eruditi, paleografi, e artisti, pittori, scultori che cercano di recuperare le radici del periodo normanno. E lo vediamo in una serie di progettazioni anche architettoniche, a partire dai restauri degli esterni della cattedrale. L'immaginario normanno è riassunto proprio dalla facciata meridionale della cattedrale, che viene restaurata da questo architetto Giuseppe Venanzio Marvuglia con uno dei primissimi restauri stilistici in stile adottati in Europa molto prima delle teorizzazioni di Viollet-le-Duc. E a cui seguirà anche il rifacimento dei campanili sul Palazzo Arcivescovile nel 1826, una data pure molto molto precoce, approvata sia dal re Francesco I, figlio di Ferdinando, sia dal cardinale Gravina, che era l'arcivescovo di Palermo, e dovuta a Emanuele Palazzotto. Da lì in poi ci saranno i restauri del Palazzo Reale di Palermo, il simbolo del potere, che deve essere recuperato. Il potere dei Borboni, dicevamo, si legittima attraverso la riappropriazione del linguaggio, quindi il linguaggio si traduce nei restauri dei reperti normanni della Torre Pisana o delle facciate posteriori, che proprio in questi giorni sono nuovamente in restauro e speriamo in recupero. Tutto questo entro gli anni 40 dell'Ottocento, quindi date precocissime, ma anche per esempio nella conservazione, nel recupero e nell'archiviazione sistematica della diplomatica, quindi di tutte quelle leggi dei Normanni e poi dei sovrani successivi, Federico II e così via, a cui si ridà dignità, perché su quelli si fonda la legittimità del re. Abbiamo parlato di questa apertura di queste tombe, ma anche quella recente che abbiamo avuto ripresa nel secolo passato ormai. Vediamo di parlarne un pochino col professore Travagliato. Sì, la Cattedrale di Palermo viene a un certo punto identificata come il secondo Pantheon reale. Dico secondo perché Ruggero II aveva già pensato alla Cattedrale di Cefalù come sede del corpo suo ed aveva fatto realizzare 2 sarcofagi in porfido, uno che dovesse contenere il suo corpo e l'altro invece che dovesse conservare la memoria della dinastia e quindi la gloria della famiglia degli Hauteville. Questi sarcofagi vengono poi, come sappiamo, trasferiti da Federico II agli inizi del 200, nel 1209-1215, qui a Palermo, per cui la Cattedrale di Cefalù perde la sua prerogativa, la sua antica prerogativa, e la ottiene invece la Cattedrale di Palermo, che tra l'altro è la sede delle incoronazioni del regno, quindi è proprio la chiesa reggia che segue la vita del re dal momento in cui nasce l'erede al trono al momento in cui viene incoronato e al momento in cui poi muore e viene sepolto. Qui avvengono anche i matrimoni reali. Ecco, quindi è proprio la Chiesa, la corona regis e regni caput, così come sempre viene esplicitato nelle fonti. L'apertura di questi, quindi una delle importanze dell'importante ruolo di questa cattedrale è proprio la presenza delle tombe che testimoniano nei secoli appunto questo diritto di patronato di
cui parlavamo poco fa, dei re di Sicilia. Queste tombe hanno sempre suscitato da una parte l'orgoglio di questa appunto indipendenza del Regno di Sicilia, indipendenza che finisce, come sappiamo, nel 1412 con il vicerregno, che poi continuerà per secoli, ma la presenza di queste tombe stanno a in qualche modo colmare il vuoto lasciato dall'asportare dei regalia di Sicilia. Ecco, non abbiamo più il tesoro del regno che possiamo benissimo andare a vedere a Vienna nella sua quasi totalità, il manto dell'incoronazione, le vesti dell'incoronazione del re di Sicilia, che sono servite per l'incoronazione degli imperatori e fino agli imperatori dell'impero asburgico, fino all'ultimo imperatore appunto degli inizi del Novecento. E quindi la presenza però di queste tombe in porfido, soprattutto, o di quella di Costanza d'Aragona, che è un pezzo antico con una caccia riutilizzato, sono sempre uno dei punti fermi per l'importanza di questa cattedrale. Più volte abbiamo testimoniato dalle cronache l'apertura, la ricognizione, il prelevamento di oggetti ufficialmente da queste tombe. Dalla tomba per esempio, già un'apertura nel 400, sono tombe comunque che sono riciclate. Nella stessa tomba si sono trovati più corpi, nella tomba di Federico ci sono almeno 3 corpi e probabilmente anche nelle altre. E quindi continuamente queste tombe venivano dissacrate e riutilizzate, inserendo nuovi corpi in condominio, potremmo dire banalmente, e sottraendo materiali. Nel 400 ufficialmente vengono aperte le tombe, viene aperta la tomba di Costanza, si viene ritrovata appunto questa berretta, no? questa corona, quindi una prima apertura ufficiale a fine 400, a cui seguirono altre aperture, lo sappiamo, lo immaginiamo anche dallo stato appunto dell'ultima revisione, che ha appunto testimoniato uno sconvolgimento dei materiali all'interno. Però da queste tombe, malgrado, e in maniera particolare da quella di Costanza, viene fuori la corona che potete osservare appunto dalle immagini, questo splendido esempio di oreficeria del periodo normanno, del Tiraz, del Palazzo Reale di Palermo, con le sue caratteristiche, da una parte di tradizione bizantina islamica, dall'altra parte di foggia occidentale. E poi gli anelli portati appunto da questa giovane imperatrice e la placca che testimoniava appunto in momenti in cui diversi corpi coesistevano all'interno della stessa tomba, autenticava appunto la presenza dello stesso corpo. Questo è il corpo della nobile regina qui sepolta e così via. Dalla tomba di Enrico VI sono stati prelevati appunto negli ultimi alla fine appunto del secolo scorso anche dei frammenti, ma già sappiamo che in tanti musei europei e del mondo esistono frammenti appunto di Enrico VI, frammenti di Federico II, per cui dobbiamo credere, così come ci dicono alcune fonti indirette, che la cattedrale, i chierici della cattedrale non erano spesso prelevavano degli oggetti o fornivano ai visitatori illustri dei reperti importanti che oggi poi sono andati a finire in grandi collezioni internazionali. E invece dalla tomba di Federico II non è stato prelevato nulla se non dei campioni e una pietra cabochon che per la prima volta forse esporremo appunto nella mostra di New York, e poi una incisione, appunto il disegno a cui accennava il collega Palazzotto, il disegno appunto dell'interno della tomba con l'imperatore disteso con la sua spada, col suo copricapo, anche in questo caso che imitava la corona del regno, e poi dei gioielli che adornavano le vesti. Non ci dobbiamo aspettare delle sfavillanti pietre preziose, sfavillanti corredi. Si tratta di corredi funebri che, come è stato provato nella ricognizione degli ultimi decenni nelle tombe imperiali e reali del resto dell'Europa, sono dei corredi
che sostituiscono, che imitano le insegne regali. Certamente non si potevano mettere, e sarebbe stato uno spreco e sarebbe stato anche una mancanza di rispetto nei confronti del potere imperiale, inserire in una tomba gli oggetti ufficiali. Gli oggetti ufficiali potevano semmai rivestire il re o l'imperatore nel giorno della cerimonia funebre per mostrare appunto al popolo le insegne, quindi il segno del potere, ma poi non venivano interrate, venivano sostituite con degli oggetti che somigliavano. E quindi certamente non si mettevano i diamanti, gli smeraldi, le ametiste preziose e l'oro, la profusione di oro, ma si mettevano delle pietre che simulavano l'effetto originario. Quindi a volte la esiguità, la povertà, se vogliamo, dell'oggetto, del materiale che viene messo nella tomba supplisce con il significato simbolico, il forte significato simbolico, la realtà. Quindi si tratta di corone, si tratta di globi, si tratta di scettri, si tratta di insegne del potere, ma che imitano quelle preziose che invece rimangono nel tesoro reale e che nel caso della Sicilia oggi sono in grandissima parte conservate appunto a Vienna. Però parlando appunto di simbologia non dobbiamo dimenticare che Costanza d'Aragona fu l'unica incoronata imperatrice tra le mogli di Federico II e quindi il fatto che questa corona in qualche modo voglia simboleggiare il potere imperiale dato soltanto a questa figura regnante credo che sia particolarmente simbolico in questo caso. E come possiamo vedere, legare poi all'Ottocento, di nuovo al revival, questo volere dimostrare il potere anche nella morte, nella tomba. Bene, l'apertura delle tombe, come si diceva, è un evento comunque epocale, soprattutto per le modalità di comunicazione che avvengono successivamente per volontà del re. In realtà non è solamente il re che ha un interesse nella divulgazione delle immagini del regno dei Normanni e dei Normanni, ma anche i massoni, coloro che sostengono lo spirito rivoluzionario di una Sicilia autonoma, quindi una Sicilia nella quale il Regnum Siciliae debba identificarsi, anche se originariamente non era così, perché riguardava anche i terreni, le terre dell'Italia meridionale. Tutto ciò comporta un recupero della tradizione dal punto di vista figurativo, dal punto di vista architettonico, ma anche dal punto di vista delle tecniche. Quindi se da un lato si studiano per esempio gli arabi, la cultura araba, le iscrizioni e così via, tramite per esempio l'apporto del grande studioso Michele Amari, dall'altro si recuperano anche le tecniche dei mosaici, cioè i restauri nell'ambito della Cappella Palatina, di Monreale dopo l'incendio del 1811, ma anche nuove costruzioni comportano la creazione di botteghe di nuovi mosaicisti che diventano talmente importanti da essere chiamati come modello, per esempio in Baviera, da Ludwig, che voleva realizzare delle copie della Cappella Palatina o dei palazzi palermitani all'interno della propria capitale, a Monaco. Quindi è il momento in cui si crea il mito normanno, cioè l'Ottocento segna proprio il momento in cui l'immaginario siciliano si nutre profondamente del Medioevo, dell'epoca normanna, ovviamente senza filologia precisa, quindi diciamo Medioevo, Normanni, Federiciani, architettura federiciana, architettura quattrocentesca, ma è l'idea di un'identità molto forte legata all'isola e che porta a coniare quel termine che oggi tutti noi utilizziamo, cioè arabo-normanno. L'architettura arabo-normanna è proprio negli anni 30-40 del secolo che viene definito e che diciamo, ha un portato che trascorre tutto l'Ottocento, arriva al Novecento fino ai giorni nostri e che poi però porta da un certo punto di vista anche a identificare la Sicilia con una sorta di esotismo, di spazio al confine con il Medio Oriente, quindi un melting pot culturale che in realtà era proprio il Mediterraneo e che in qualche modo la codifica e rimane tale dalle immagini, dai dipinti dell'Ottocento, dei viaggiatori del Grand Tour, fino ad oggi possiamo dire.